È arrivato il momento di mettere alla prova una torcia che promette prestazioni da urlo e ad un prezzo discount. Oggi testiamo la Sofirne SR15, una torcia LED da 4500 lumen che sta facendo impazzire gli appassionati. Ma può davvero reggere il confronto con un mostro sacro come l'All Seeker 4 Pro? Rimanete con me perché più avanti faremo un confronto dove vi mostrerò una prova sul campo, dei grafici reali di durata fatti con LumenTube, eccetera. Vi avverto, alcuni risultati saranno veramente sorprendenti. Se vi piacciono i test onesti, confronti senza peli sulla lingua e tanta luce, lasciatemi un bel like o ancora meglio un commento e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Trovate in descrizione il link alle varie sezioni del video, dei prodotti di cui parlo e se disponibili anche dei codici sconto. Date uno sguardo. Apriamo la scatola che come vediamo è super rifinita e carina come il top di gamma delle Sofirne e al suo interno troviamo la torcia SR15 con la batteria 21700 da 5000 mAh già installata, così come già installata anche la clip da tasca, bella, robusta, amovibile, rotabile di 360 gradi. Cavo USB-C, l'accetto da polso, O-ring di ricambio e un manualetto di istruzioni. Mettiamo subito in chiaro una cosa, questa è una torcia che arriva intorno ai 50 euro nelle nostre case e il fatto già che ci sia anche una batteria inclusa da 21700 la fa rendere veramente una torcia con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma vedremo più avanti anche tutte le altre caratteristiche degne di nota. La SR15 ha un design aggressivo e solido, il corpo è in alluminio 6061 T6 e l'anodizzazione è dura almeno sulla carta. Per quanto mi riguarda, dopo averla tenuta in borsa per alcuni giorni durante un'escursione si notano già i primi segni di usura e delle tacche sulla verniciatura, quindi secondo me si poteva fare qualcosa di più sicuramente. La lente è temperata e con trattamento antiriflesso, infatti non so se si riesce a vedere in camera le note viola sulla lente. Le rifiniture sono in generale precise, senza sbavature, quindi delle lavorazioni al macchina di tutto il rispetto. Le rizigrinature sono profonde e se vogliamo anche un bel design ricercato e assolvono pienamente i compiti dell'antiscivolo. Il corpo è tutto sommato compatto se consideriamo che monta all'interno una batteria di 21700 e che ha ben 4 LED con appositi riflettori eccetera eccetera. Questo porta il diametro totale dai 27 mm nella parte inferiore fino ai 40 mm sulla testa per una lunghezza totale di circa 130 mm, mentre il peso batteria compresa è di circa 189 grammi. Il magnete sulla coda le consente anche di essere messa in posizione orizzontale e questa non è una cosa super comune. Infatti si necessita di una calamita super forte per questo compito, visto le dimensioni della torcia e il centro di gravità che diciamo che è molto spostato dal punto dove c'è la calamita. Il tappo di coda liscio ci permette anche di tenerle in piedi, come per esempio su un piano, e questo è molto comodo per illuminare in modo diffuso una stanza puntandola per esempio verso il soffitto. Quindi un bel mix tra stile tattico e praticità vera, molto bella da tenere in mano, bella comoda, di dimensioni giuste per non affaticarci anche dopo diverse ore di utilizzo. L'interfaccia di funzionamento è bella e abbastanza intuitiva, ma per entrare e conoscerla sotto ogni aspetto serve un po' di pratica. Infatti ha delle funzionalità, a volte magari un po' nascoste, che le danno veramente una grossa versatilità. Vediamole insieme. A partire dalla torcia spenta, un clic prolungato ci porta in Moonlight. Un singolo clic accende e spegne la torcia. Una pressione prolungata del pulsante, una volta che la torcia è accesa, ci farà ciclare tra le modalità Low, Medium e High. Doppio clic come al solito Turbo. Triplo clic Strobo. A partire dallo strobo, se faccio un doppio clic, questo diventerà SOS e un ulteriore doppio clic lo porterà in beacon. E queste sono appunto le modalità che certo è bene avere, ma bisogna un po' smanettare, non sono totalmente convenzionali, insomma bisogna un po' ricordarsele. 4 clic a partire da torcia spenta la mettono in blocco. Questo è appunto il blocco elettronico, ma come tutte le altre Sofirne che ho recensito ha anche il blocco meccanico. Questo blocco meccanico si attiva facendo il classico mezzo giro a svitare sul tappo di coda. Queste modalità di blocco sono molto importanti, specialmente vista e considerata l'estrema potenza di questa torcia, quindi meglio averle e meglio averne anche ridondanti. Ma non è finita, vi avevo detto che ci sarebbe stata qualche sorpresa, ma tutto sommato, a parte l'SOS e il beacon, questa interfaccia sembra abbastanza convenzionale. La modalità nascosta è la modalità ramping. Con 4 clic da accesa si passa dalla modalità step a quella ramping, che andrà ad aumentare e diminuire la potenza in modo molto graduale, consentendoci di selezionare qualsiasi intensità desideriamo. Basterà interrompere la pressione del pulsante per memorizzare l'intensità selezionata, fino alla prossima accensione.
Questo è molto comodo qualora volessimo memorizzare per esempio un'intensità come il turbo o la moonlight per avere poi al prossimo utilizzo direttamente questa modalità selezionata con un unico clic del pulsante. Questa è una cosa veramente particolare, cioè non serve a tutti, ma casomai servisse è veramente utile. Selezionata la modalità ramping, le altre modalità come turbo, strobo, flash e beacon rimangono invariate, quindi col triplo clic e poi il doppio clic a seguire. E ora è arrivato il momento che tutti aspettano, i beam shots. Partiamo con la SR15. In modalità Moonlight la visibilità è appena sufficiente per leggere una mappa, ma il fascio abbastanza concentrato la rende sicuramente molto usabile. In modalità Low e Medium niente da dire, sono perfette per camminare durante le ore notturne e offrono una lunghissima durata della batteria. In modalità High l'illuminazione è veramente notevole, guardate un pochettino. Mentre in modalità turbo fa giorno e tira veramente lontanissima. Vediamola in confronto con la Seeker 4 Pro. Vediamo ora la modalità low, modalità medium, modalità high, la modalità turbo. Ora non so durante questa registrazione quanto si riesca a vedere in fondo, ma vi allego una foto di questo stesso scenario durante il giorno e ad occhio nudo vedevo chiaramente questo punto sulla foto illuminarsi pure dalla mia posizione, quindi vediamo che è una gittata veramente notevole. Ma indovinate un po' quale delle due regge meglio la potenza nel tempo. Tra poco vi mostro i grafici reali. Prima vediamo solo il fascio luminoso, che è forse un po' il punto debole di questa torcia ed è anche un po' la cosa difficile da riuscire a coordinare in una torcia con 4 LED in una sola ottica. Vediamo infatti degli artefatti abbastanza visibili anche dal vivo, specialmente ai margini nel fascio anche alle medie distanze. Diciamo che a una decina di metri questi artefatti sono pienamente visibili. Mentre vediamo uno spot di tutto il rispetto, questo dove i 4 fasci si intersecano. Dalla Sofirn hanno deciso di privilegiare la potenza in uscita anche grazie all'utilizzo di un semplice riflettore e non di un'ottica TIR come nella Seeker 4 Pro e come possiamo vedere rende il fascio molto più morbido e senza sbalzi bruschi. Ora passiamo al test della verità. Grazie a LumenTube ho ottenuto dei grafici reali, specialmente relativi alla durata per ogni modalità. Questi grafici li avevo fatti anche tempo fa nella Seeker 4 Pro e poi vedremo anche il confronto tra le due. In modalità Moonlight abbiamo più di 400 ore, diciamo un'infinita. Questa non l'ho neanche testata per evitare di stare una settimana per un test di una torcia. In modalità Low abbiamo circa 14 ore, intorno ai 180 lumen. In modalità Medium siamo stabili sui 700-800 lumen per 2 ore e 40 minuti per poi andare a decrescere e spegnersi definitivamente a 3 ore e 45 minuti. Ma le cose veramente interessanti si vedono nelle modalità di intensità maggiore. Infatti nelle modalità high e turbo vediamo chiaramente come l'intensità rimane più o meno stabile per quasi tutto l'intervallo di tempo, riducendo in step ben precisi. Questo è merito del nuovo tipo di driver back che stabilizza l'intensità luminosa anche al variare della tensione della batteria. L'unico difetto è la temperatura che rende la torcia veramente calda, quasi fastidiosa al tatto, ma questo lo vediamo meglio in seguito nella apposita prova. Quindi vedevamo in modalità high parte a 2200 lumen depotenziando varie volte nei primi 5 minuti per stabilizzarsi intorno agli 800 lumen e poi spegnersi alle 3 ore e 37 minuti. In turbo abbiamo un minuto a 4200 lumen e poi giù a 750 lumen per circa 2 ore e mezza, mentre si spegne dopo 3 ore e 35 minuti. Per quanto riguarda la durata della batteria abbiamo un indicatore di ricarica sul pulsante di accensione. Questo indicatore si accenderà per qualche secondo ad ogni accensione e varierà il suo colore dal verde al rosso lampeggiante per indicarci lo stato della batteria. Quindi verde pronti ad andare, rosso carichiamola il prima possibile. Sempre lo stesso LED durante la ricarica ci darà un'informazione sullo stato della stessa. Anche qui rosso stiamo caricando, verde possiamo andare. Con una porta USB-C da 5V a 3A, la SR15 ricarica veramente velocemente. Ma quanto ci mette davvero? Da 0 a 100% nel mio setup ci ha messo 2 ore e mezza, con una corrente massima di 2,3A. Questi veramente notevoli, forse è una delle torce che ricarica più velocemente.
Qua vediamo anche un'interessante caratteristica del driver interno. Infatti durante i primi 10 minuti di funzionamento, come vediamo, la carica è veramente bassissima. Questo è dovuto ai sistemi di protezione interni della batteria che caricano ad intensità limitata quando la batteria è completamente esausta. E le prove che stavo facendo io in quel caso erano proprio quelle di portare la batteria ad esaurirsi e far spegnere la torcia proprio per mancanza di tensione. Veramente un ottimo lavoro. Ma questo non è tutto, infatti abbiamo tralasciato una funzionalità fighissima. Questa torcia può funzionare anche da power bank, andando a ricaricare il nostro telefono o qualsiasi altro utilizzatore. Questa caratteristica da sola la rende infinitamente più utile in tutti gli scenari di emergenza o anche nei living carry. Infatti con la sua batteria abbastanza grande da 5000 mAh ci consente di avere una carica accettabile sul telefono anche se partiamo da telefono completamente scarico, mantenendo una potenza massima fuori dal comune, intorno ai 4500 lumen, e una durata all'intensità intermedia sufficiente per diversi giorni, quindi veramente un ottimo lavoro. Ma siccome siamo anche un po' nerd e vogliamo scoprire tutte le caratteristiche delle torce, vediamo ora la temperatura di colore e la resa cromatica. Col nostro Lightmaster 3 vediamo la SR15 emette una luce bianco freddo tra i 6000 e i 6300 gradi Kelvin e quindi abbiamo dei colori nitidi ma abbastanza freddi e una resa cromatica intorno ai 70. Possiamo dire che non è certo una luce da fotografia, ma per campeggio, ricerca outdoor va veramente più che bene. E della temperatura cosa possiamo dire? Qua bisogna essere onesti, 4500 lumen scaldano davvero molto e dopo 60 secondi in turbo, guardate un po' a quanto siamo arrivati. Il corpo è ancora maneggiabile ma caldo e se lo usiamo per diversi minuti di fila, come mi è capitato di fare ultimamente, questo può diventare veramente fastidioso. Per fortuna è qui che entra in gioco lo step down termico. Il sistema abbassa la potenza in modo automatico e la stabilizza, proteggendo così la torcia e la mano. Quindi alle alte temperature sono un giusto compromesso trovato dalla Sofirn tra l'utilizzo al massimo delle prestazioni e il comfort dell'utente. Un altro test che ho fatto è stata quella di immersione. L'ho immersa in particolare all'interno di un bicchiere per circa 30 minuti e il risultato nessun problema. L'unica accortezza è chiudere bene il tappo della USB-C. Qui ho notato che qualche gocciolina è entrata ma non sembra aver causato nessun danno. Quindi ritengo che la presa USB-C sia anche questa waterproof, ma conviene comunque sempre tenerlo chiuso perché se si insinuano lì dentro del fango, delle pietroline o dei detriti sarà veramente difficile infilarci un cavo per ricaricarla. Quindi rivediamo un attimino i pro e i contro della Sofirn SR15 e della Seeker 4 Pro. Quindi la SR15 ha un prezzo imbattibile, il fascio è super concentrato e tira veramente molto lontano, ideale per le ricerche. Ha una USB-C con funzione di power bank, anche questa imbattibile, un magnete bello performante, un'interfaccia flessibile e un'autonomia eccellente. Lo Light Seeker 4 Pro ha un design veramente premium, è notevole la qualità costruttiva, l'impugnatura in silicone che non ti riscalda la mano e tutto il resto. Il fascio è più ampio ed omogeneo, anche se tira un po' meno. Abbiamo un'interfaccia più intuitiva, infatti anche qui c'è la regolazione stepless ma con ghiera rotante molto comoda. Ha inoltre in dotazione una custodia dotata di ricarica magnetica e di USB-C. Ma una cosa che non deve sicuramente passare inosservato è che la Lite costa più del doppio. Infatti l'SR15 possiamo dire che ha l'80% delle prestazioni della Seeker 4 Pro, diciamo a un 40% del prezzo. Fate un po' voi i conti in base a quello che vi serve realmente. In conclusione, la Sofirn SR15 è una bestia da outdoor economica. Non è perfetta, ma è difficile chiedere di più a questo prezzo. Se ti serve una torcia potente per il campeggio, escursioni notturne o auto, è un acquisto veramente intelligente. Se invece vuoi qualcosa di più raffinato, la Seeker 4 Pro, insomma, è il top di gamma, la mia preferita, se vogliamo dirla tutta. Fatemi sapere nei commenti quale delle due preferite, quali sono le vostre considerazioni nel scegliere una torcia. Iscriviti al canale, lascia un commentino, un like, veramente molto apprezzato. Ciao e alla prossima!